pisellini, vaginelle, Rieccoci con una nuova recensione cinematografica piena zeppa di spoileroni e paroline dolci per tutti. Questa volta, nel caso in cui non abbiate letto il titolo, tocca a Jurassic World, il quarto capitolo della saga su dinosauri estinti e riportati in vita grazie all'ingegneria genetica e alle zanzare. E finalmente capiamo perché Dio le ha inventate. La trama è praticamente un remake mal riuscito del Jurassic Park originale. Alla direzione di questo nuovo parco troviamo Claire. Ciao, sono Claire e me la tiro di brutto. Creata anche lei in laboratorio dal DNA di Anna Wintour, Sara Tommasi e Patti Lupone, Claire è la classica manager frigida, un po' figa di legno massello, che si veste come Papa Ratzinger. Per risollevare le sorti del parco, visto che la gente dopo 10 anni si è stufata di farsi i selfie con i soliti dinosauri, decide di ravvivare l'interesse del pubblico con una nuova attrazione. Creiamo un nuovo dinosauro geneticamente modificato e lo chiameremo Indominus Rex. Che nome di merda, mamma! E come l'hanno fatto questo I-Rex? Benvenuti nel mio laboratorio. Per fare un nuovo dinosauro occorrono 250 grammi di tirannosauro, 150 grammi di velociraptor, mezza ranocchia, una seppia, un gatto, il topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Prima di far avvicinare il pubblico all'I-Rex, decidono di fargli dare una controllatina da Owen, un ex marine so tutto io, che diciamocelo però è l'unico motivo per andare a vedere questo film, perché Chris Pratt è proprio scarmi tutta la ricerca delle mie uova preistoriche fossilizzate. E siccome è il gran figo dell'isola, non solo riesce ad addomesticare i velociraptor trattandoli come se fossero dei chihuahua senza farsi masticare come un Big Bubble, non solo riesce ad acchiappare le mosche al volo con una mano, dicevamo, Trivellami tutta. lui con un solo sguardo al recinto capisce che l'Indominus è estremamente intelligente e psicopatico. Sono pazzo! Un po' come gli scienziati che l'hanno creato. Infatti l'E-Rex inganna tutti con una trappola, scappa e inizia a sgranocchiarsi gli inservienti obesi. A questo punto Claire e Owen partono alla ricerca dei nipotini di lei dispersi nel parco. E parliamo di questi due fanciulli. Il più piccolo è Gray, un nome che quest'anno va molto di moda al cinema e che possiede in sé la maledizione della monoespressione, cioè questa. Probabilmente il piccolo attore non si è ancora ripreso dal coma in cui si trovava nel film Insidious, quindi dimentichiamocelo. E parliamo adesso di suo fratello più grande, Zack, un ragazzetto 17enne che ha anche lui il tragico gene della monoespressione da pseudofigo tipo Justin Bieber, con in più una leggera tendenza allo stalking. Infatti lui per tutto il film fa solo due cose: fissare le tette a tutte, Dammi la fregna. e una serie di cazzate assurde che a confronto il suo fratellino in coma ha il quoziente intellettivo della Cristoforetti. Per essere precisi, decide di scappare dall'assistente della zia Claire perché Minchia feco. si ficca nella palla da criceto motorizzata insieme al fratellino per girovagare nei prati, malgrado l'allarme dinosauro schizofrenico in libertà! E quando vede una recinzione di cemento armato sfondata, decide ovviamente di andare a farsi un giro in mezzo alla foresta pluviale popolata da chissà che, perché Minchia feco. e naturalmente finiscono per essere attaccati dall'Indominus nella boccia di vetro. E in tutto questo vi chiederete: sì vabbè ok, ma i dinosauri? Ogni tanto stanno lì fermi da qualche parte a farsi mangiare dall'ibrido psicopatico, se non contiamo i raptor che in questo film hanno la funzione dei cani da tartufo. Scoiattolo! E direi di concludere con le 5 cose peggiori che si sono inventati per questo film. Al quinto posto, non muore nessuno. Se nei primi 3 film il cast viene usato come buffet per una mandra di dinosauri famelici, facendoci percepire quel briciolo di terrore in cui si trovavano loro, in questo non succede niente. Giusto qualche comparsa viene ingoiata a caso, mentre gli altri prendono il sole o si fanno una corsetta per i prati urlando. Al quarto posto, il personaggio cattivo, interpretato da Vincent D'Onofrio che si è inglobato in una betoniera, è la classica parodia del tizio cattivo senza motivo che arriva, rende un'idea innovativa e la vuole trasformare in un'arma militare, fallendo come al solito. Avanguardia pura. Terzo posto, in un parco di dinosauri costruiscono sicurissimi mezzi di trasporto in vetro e recinzioni immaginarie, per poi stupirsi se lo psicosauro distrugge tutto ballando la tarantella sulle carcasse delle persone. Secondo posto, la conclusione del film con dinosauri a caso che si azzuffano a caso per poi fare comunella tra di loro per mangiarsi quello diverso. No, I'm beautiful in my way. Al primo posto, Claire.
Cosa vuoi da me? Lei passa 2 ore di film a correre, saltare, cadere, guidare furgoni blindati, slinguazzarsi, giustiziare pterodattili con una mitragliatrice, scappare dal T-Rex con i tacchi. Beh, una donna deve essere elegante anche nelle situazioni di pericolo, no? A questo punto, visto che la saga non accenna a estinguersi, propongo un sequel innovativo per cambiare un po' le cose. I Velociraptor, che ormai sono diventati super intelligentissimi, aprono un nuovo parco a tema, riportando in vita John Hammond e faranno arrivare sull'isola famiglie intere di brontosauri che lo vedranno chiuso in gabbia mentre gli danno da mangiare dei bambini. Perché sarebbe troppo figo vedere un film dove finalmente i bambini deficienti vengono dati in pasto a qualcosa. E quando il parco avrà perso ogni attrattiva, riporteranno in vita una creatura mitologica estinta, Cher, ricombinata però col DNA della signora Fletcher, che scapperà e comincerà a seminare il panico tra i dinosauri cantando senza autotune. Già mi vedo il titolo: Jurassic World. No Maria, io mi estingo. Se avete visto il film e non vi siete estinti anche voi, fatemi sapere con un commentino qui sotto se il film vi è piaciuto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, Lasciatemi un po' di ciotti in su. e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao! Do you be